Salve a tutti ragazzi. Oggi piccolo video giusto per farvi vedere la differenza fra un buon flussante e un pessimo flussante. Di recente mi è capitato di comprare una partita, ok, un blocco di 10 pezzi di siringhe di flussante, ok, su AliExpress, che ho sempre preso, ok, sempre stesso codice, eccetera, però è un flussante completamente diverso e adesso vi faccio vedere perché. Questo è l'ultima goccia di flussante che mi è rimasta di quello vecchio. Quello vecchio era completamente trasparente o giallo veramente molto, molto trasparente. Invece questo che mi è arrivato, vediamo se riesco a metterlo sotto al microscopio, togliamo un attimino, ok? Questo qua è giallo giallo, ok? E ha si sente anche l'odore di resina proprio. Ed è molto anche piuttosto solido. E se io premo la siringa viene fuori un tubo dritto praticamente, vedete? Come se viene fuori un bigolo. Ecco, questo è un flussante pessimo, ok? Perché è troppo solido, ok? È simile alla colofonia. È un composto resinoso reso un attimo eh, più malleabile, eccetera, ma questo è veramente pessimo. Adesso vi farò vedere anche la differenza. Allora, tornando qui, ecco, adesso io stavo facendo un reballing a questa RAM, ok? E all'inizio ho provato ad utilizzare quel flussante lì, perché ormai l'avevo finito, quello vecchio, e ho detto vabbè proviamo eccetera, vediamo se è la stessa cosa, perché avevo notato la differenza di colore. E poi ho deciso di riutilizzare l'ultima goccia di flussante vecchio, perché adesso vedrete. Ecco, avete visto? Le sfere di stagno sono perfettamente allineate, senza nessuna fatica. Questo è il buon flussante. È quello che richiede zero sforzo. Adesso metto in pausa, preparo il prossimo chip con il flussante nuovo e vedrete la differenza. Ok, ora andiamo a vedere che cosa succede con il flussante nuovo che vi ho fatto vedere prima. Ecco, vedete? Le palline non sono perfettamente disposte, sono certamente attaccate, ma non sono perfettamente allineate come succede con l'altro flussante. Quindi cosa c'è bisogno di fare? C'è bisogno di andare a ricoprire di nuovo l'intero chip, ok? Usare ancora più flussante, che questo è anche molto più difficile da togliere perché è resinoso, appunto. E quindi è difficile da lavare via con semplice alcol e spazzolino e si rischia anche di appunto di creare problemi poi, soprattutto su queste cose qua più fragili. E, e ho visto che rende, ho provato anche solo a fare un cambio della porta HDMI o roba del genere. Niente, non ha funzionato. Per me, almeno per me, specifico, almeno per me, questo flussante qua che ho preso è pessimo. Se lo volete lo vendo in forma, come dire, praticamente gratuita, lo vendo per 2 euro al tubetto, ok? Lo vendo a meno di quanto l'ho preso, di quanto l'ho comprato, quindi se volete ho 9 tubetti a disposizione, questo qui l'ho già aperto, vabbè lo userò in qualche modo,
Se volete, appunto, lo potete trovare sotto con un link in descrizione. Offro anche lo sconto per l'acquisto in lotto completo dei 9 pezzi. Magari vi è utile a voi per fare pratica, insomma, per cominciare a fare le saldature. È comunque flussante e va bene, aiuta a fare le saldature, ma ce ne vuole una valanga. Solo applicandone una valanga si riesce a fare il lavoro. E poi chiaramente comporta anche che mettendone troppo si fa fatica a fare i processi di pulizia, eccetera. Quindi per me non è l'ideale. Ripeto, se volete un tubetto di questi, lo potete trovare sotto, un link in descrizione. E niente ragazzi, se volete acquistare del flussante andate a farvi delle ricerche. Io ho visto che anche di questi cloni qua, che sono i cloni Amtech, ok? Che arrivano da AliExpress, dalla Cina, eccetera, NC559 ASM, ce ne sono anche di quelli buoni, ok? Ma devono essere trasparenti, devono essere quelli trasparenti, perché questo qua, come ho fatto vedere prima, è di un giallo giallo e non va bene, deve essere più trasparente, quasi come il tubetto. Vedete qui ce n'è rimasto pochissimo, questa qua è la mia siringa vecchia, è trasparente, non è giallo, ok? Ed è una pasta morbida, vedete? Non è dura come quella che avevo fatto vedere prima. Questa qui, premo un attimo fuori, vedete? Non è morbida. Questa è dura, si ammorbidisce solo con il calore della mano. Ma inizialmente è dura. Se io spremo questo ultimo qua, viene fuori una bella pasta morbida. Ok ragazzi, il video termina qui, spero vi sia utile in qualche modo anche per aiutarvi nelle saldature, per aiutarvi in questi lavori. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, mi interessa sapere anche la vostra opinione e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!